Ti è mai capitato di imbatterti in una di quelle fastidiosissime schermate blu che ti bloccano il computer, ti fanno spaventare, ti fanno perdere il lavoro e ti costringono anche a riavviare? Bene, si fa per dire. Adesso ti mostro come facciamo noi tecnici a diagnosticarne le cause e a risolverle senza utilizzare nessunissimo strumento esterno. Allora, ti senti pronto? Iniziamo. Come prima cosa andiamo subito ad aprire il nostro Esplora File, questo qui in basso. Una volta aperto, portiamoci sulla frecciolina in alto a sinistra, questa qui, e clicchiamoci su. Scegliamo quindi la voce pannello di controllo. Apriamolo. Una volta aperto il pannello di controllo, cambiamo la visualizzazione da categoria in icone grandi. Scendiamo quindi in basso fino ad individuare la voce che si chiama sicurezza e manutenzione. Apriamola. In questa finestra sceglieremo la voce manutenzione, questa qui. E all'interno di manutenzione cliccheremo sulla voce visualizza cronologia affidabilità. Vedremo che si aprirà questa finestra che contiene una specie di diario giornaliero di tutto quanto quello che succede a livello di sistema sul nostro computer. In questo caso si tratta di una macchina virtuale che ho creato solo 2 giorni fa, quindi possiamo individuare solamente 2 voci rappresentate da questi pallini di colore azzurro. Ti dico già che i pallini di colore azzurro significano che è andato tutto bene, infatti su questa macchina non sono presenti errori. Ma per indagare quello che è successo su uno qualunque di questi eventi o uno qualunque di questi giorni, ci basta cliccare sul giorno relativo. Proviamo ad andare a vedere che cosa è successo l'8 ottobre 2023 su questa macchina e facciamoci clic su. Come vedi qui in basso compaiono una serie di voci che sono quelle relative a questo evento. Sappiamo che sono quelle relative a questo evento perché lo stesso pallino, quindi questa icona azzurra e bianca, viene riportata anche qui in basso. Si tratta di eventi informativi, infatti come ti preannunciavo non ci sono errori in questo caso. Ma come fare ad indagare il contenuto di un evento? Dovremo utilizzare questa voce qui, quella che dice visualizza dettagli. Clicchiamoci su. Quello che ci viene detto da questa finestra informativa è tutto quello che è successo nell'arco di quel preciso evento di sistema sulla nostra macchina. E quello che vediamo in questo caso è che è stato completato l'aggiornamento della piattaforma Windows Security. Ma come dobbiamo comportarci invece nel caso in cui la nostra macchina riporti un problema in colore giallo oppure un errore, che è usualmente la causa della schermata blu, in colore rosso? Vediamolo insieme. Per capirlo meglio ci siamo spostati su una macchina fisica che, come puoi vedere, presentava degli errori di colore rosso che proprio oggi ho risolto. Ma andiamo a vedere come si risolvono questi errori. Innanzitutto dobbiamo individuare l'errore che ha causato il problema. Spostiamoci quindi su questo giorno che presenta 2 pallini rossi e facciamo clic su uno dei 2. Vediamo che in questo caso il Microsoft WWA Host ha smesso di funzionare e ha condotto ad un arresto non corretto di Windows. Ecco la nostra schermata blu. Ma ora che abbiamo individuato la causa della schermata blu e che sappiamo che è questo Microsoft WWA Host, come facciamo a risolverlo? Per capirlo facciamo doppio clic sulla voce incriminata e vedremo che ci viene indicato in questo caso il nome del file wwahost.exe che ha causato il nostro errore. Quello che dobbiamo fare a questo punto è andare ad aprire il nostro browser e in Google andare a cercare il nome del file incriminato. Quasi sicuramente troverai una serie di voci che sono esplicative sia del tipo di processo, sia, se andiamo ad aprire il sito relativo,
conterranno delle informazioni su potenziali risoluzioni dell'errore. Naturalmente la risoluzione varia da errore a errore e raramente è univoca, però una cosa posso dirtela: se ti imbatti in un errore di questo genere correlato ad uno specifico programma disinstallabile, il primo passo è sempre andare a disinstallare il programma di cui fa parte il file incriminato per poter risolvere l'errore di schermata blu. Poi potrai decidere se installare una versione più aggiornata o rimuovere completamente quel programma dal tuo sistema. Esiste inoltre la possibilità che tu ti accorga tramite questo metodo che l'errore è stato creato da una periferica hardware, ad esempio la scheda di rete oppure la scheda video. Come si procede in questo caso? Bene, la prima cosa da fare in assoluto è aggiornare il driver della periferica e farlo possibilmente dal sito del produttore, come ho spiegato qualche video fa. Questo perché a volte i driver Microsoft che vengono installati di default possono rivelarsi meno affidabili rispetto ai driver del produttore. E se nonostante l'aggiornamento dei driver la periferica continuasse a causare l'errore, ebbene in questo caso potresti essere costretto a sostituirla perché potrebbe anche essere malfunzionante, ai noi. Spero veramente che questo video ti sia di aiuto per risolvere una volta per tutte l'annoso problema delle schermate blu. E ci tengo immediatamente a passare ai ringraziamenti, che quest'oggi sono importanti. Il primo va a Marco Passarin per essersi abbonato al canale. Benvenuto nel club dei gentiluomini e grazie per il tuo supporto. Ma i ringraziamenti vanno anche a Mirko e a Mike Leone, alias Giorgio Brusasco, lo ricordo sempre, per i loro preziosissimi super grazie. Vi ringrazio infinitamente per questo contributo alla community. E sempre a proposito di community, non sottolineerò mai abbastanza l'importanza di visitare quotidianamente proprio la sezione community del nostro canale, che mi sforzo di aggiornare quotidianamente con tutte le ultime novità e su cui potrai trovare anche informazioni dell'ultimo minuto molto importanti. Inoltre vorrei scusarmi sinceramente con tutti voi per essere rimasto così indietro nelle risposte ai commenti. I commenti sono diventati davvero tanti e faccio onestamente molta fatica a star dietro a tutti. Come ho promesso, privilegerò sempre le risposte ai commenti provenienti dagli abbonati al canale, perché è giusto così, ma cercherò di fare il possibile per rispondere a tutti quanti. Qualora però non riuscissi a rispondere ad un tuo commento e tu avessi bisogno di aiuto, ti invito a scrivere sul forum del nostro sito all'indirizzo www.gentiluomodigitale.it, dove potrai inviare suggerimenti, richieste d'aiuto e quant'altro, soprattutto grazie al preziosissimo lavoro dei nostri moderatori, che non finirò mai di ringraziare. E l'ultimo ringraziamento, come di consueto, va proprio a te, che hai guardato questo video fino in fondo e mi hai tenuto piacevolmente compagnia. E detto questo, come sempre, non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima!